niente, ora stiamo aspettando che l'altra macchina ci comunichi se c'è passo verso sud, perché ancora siamo arrivati da poco e quindi abbiamo necessità di capire come si distribuiscono gli uccelli. Alcuni stanno passando sopra di noi, però sono più alti, quindi poco visibili, e questa zona non è adatta in questo momento per osservare qualche fenomeno di bracconaggio, che peraltro qui è raro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè questi animali prima di arrivare qui attraversano tutto il deserto del Sahara, attraversano il mare dall'Africa alla Sicilia, che è il punto più vicino, è 140 km, quello più vicino. Quindi arrivano qui che questi animali sono stremati e di una magrezza paurosa. Questo è un pecchiaiolo, è arrivato da Reggio Calabria, purtroppo è stato vittima del bracconaggio. Infatti ha una ferita da arma da fuoco, purtroppo quando l'hanno trovato era ormai troppo tardi perché l'avevamo calcificato ed è rimasto irrecuperabile. Per quanto riguarda quelli che uccidevano i falchi, è una tradizione che si è radicata nel corso dei secoli. Bisogna ricordare che all'inizio questa attività era lecita, quindi fino a un certo punto i falchi potevano essere uccisi, sembra strano ma è così come fino a una certa epoca i piccoli uccelli selvatici potevano essere catturati per essere mangiati o per essere venduti. Abbiamo 2 nidi lì vicino agli scogli e il terzo nido era da quest'altro lato, però già si è schiuso. Il campo siamo un gruppo di persone che abbiamo voglia di cambiare le cose. Cioè, quello che tu pensi, tante volte vediamo appunto, diciamo, questa cosa non va, quello dovrebbe essere fatto, vediamo diversamente. Cioè noi invece di dirlo, lo facciamo. Siamo un gruppo di persone, in questo caso vediamo per la salvaguardia del Fratino, che cerchiamo di tutelare questa specie a rischio, e proteggendola dai fuoristrada che illegalmente arrivano, vediamo, in spiaggia, proteggendola dai predatori, con semplici gesti. Andiamo, rimaniamo in spiaggia e controlliamo che queste uova possono chiudersi tranquillamente. Sono positivo, cioè io ci credo in questa cosa, perché vedi, è volere il potere. Abbiamo iniziato che qua era una discarica ed era l'unica cosa che vedevi erano tutte le ruote dei fuoristrada. Cioè girati adesso già in un paio d'anni. Ci sono 2 piccolini ragazzi, che bello, li ho visti! Sinceramente non sono un ornitologo, cioè gli uccelli mi interessano relativamente, mi piacciono tutti gli animali, quindi non è che abbia una passione maniacale per gli uccelli, non è questa la cosa. A me quello che dava molto fastidio, e continua a darlo anche adesso, è il disinteresse delle istituzioni verso il rispetto delle leggi, perché è impossibile che in una realtà come quella che vivevo io, in cui decine e decine di migliaia di persone uccidevano migliaia e migliaia di falchi nel divieto, sparando dai terrazzi di Reggio Calabria, costruendo appostamenti in cemento per fare questa attività, lo potessero fare impunemente e tutti dicevano che non era vero, che non succedeva niente e che noi ci inventavamo le cose. Questo è il centro recupero fauna selvatica di Messina, stretto di Messina con l'esattezza. Eravamo la mina vagante e però nello stesso tempo eravamo nel sistema malvisti, nel senso che questi che vogliono, cioè proprio non c'era l'abitudine di essere presenti sul territorio per denunciare alcune cose chiedendo il rispetto della legge e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Era una cosa che è abbastanza nuova per Reggio Calabria nell'85 e quindi è cambiato tutto, perché noi eravamo la parte debole, venivano, ci menavano, ci sputavano addosso, ci bruciavano davanti le lucertole prese nei cappi, cioè abbiamo subito cose non gravissime, però bruciato macchine, insomma, però tutto il percorso che si segue negli atti intimidatori, no? Che cercano di farti andare via, di farti desistere, quindi ne abbiamo passate tante. Però è cambiato tutto, oggi chi vuole fare bracconaggio è una minoranza, sono una minoranza di persone, quindi non solo sono più controllati anche se continuano a fare danno, ma si sentono sempre più accerchiati, perché è ovvio che prima spadroneggiavano nei paesi, avevano dalla loro parte tutta la popolazione, oggi non è più così.
Oggi molte persone ti chiamano, abbiamo trovato un falco ferito, abbiamo trovato il tasso nel laccio, il fratino che nidifica sulla spiaggia gli interessa, quindi è cambiato proprio il mondo da questo punto di vista. Noi ci chiamano, quando c'è un animale in difficoltà ci chiamano, a prescindere vediamo dal tipo di animale, l'importante è fauna selvatica, per soccorrerlo e liberarli poi nel momento in cui questi animali stanno bene. In questo caso è stato vediamo, un cinghiale, potrebbe essere un'albanella, potrebbe essere anche un passerotto, cioè qualunque tipo di animale. L'importante si tratta di fauna selvatica, noi riceviamo le chiamate per andarlo a prendere, a recuperarlo e noi facciamo questo. E questa è la dimostrazione che quando abbiamo cominciato io mi ricordo che tutti dicevano ma non ce la farete mai perché questi sono decine di migliaia, hanno un potere enorme, sono violenti. Da quando c'è la costanza e soprattutto la determinazione, poi alla fine il risultato che vuoi raggiungere lo raggiungi e nessuno ti può impedire di farlo, specialmente se stai chiedendo il rispetto di una legge, quindi è una cosa assolutamente normale, quasi banale.